Al mercato di Natale. Ciao, è molto bello questo mercato di Natale. Ciao! Sì, siamo in via San Gregorio Armeno, è famoso. Io sono una turista, cerco dolci tradizionali. Certo, qui trovi molti dolci di Natale. Cos'è questo dolce grande? È il panettone. Si mangia a Natale. Quanto costa? Questo costa 10 euro. E quello piccolo con il miele? Sono struffoli, tipici di Napoli. Ah, sembrano buoni. Sì, sono dolci e croccanti. Si regalano a Natale? Sì, spesso per la famiglia o gli amici. E per un regalo piccolo? Puoi comprare cioccolatini o torrone. Il torrone è duro? Sì, un po', ma è molto buono. Quanto costa il torrone? Circa 5 euro. Vedo anche tante decorazioni. Sì, per l'albero di Natale e il presepe. Il presepe è importante in Italia? Molto importante, soprattutto a Napoli. Questo pastore è fatto a mano? Sì, da un artigiano locale. È un bel regalo. Sì, è un ricordo tipico. Il mercato è aperto anche domani? Sì, tutti i giorni dalle 10 alle 22. Grazie per le informazioni. Di niente. Ti piace Napoli? Sì, molto. La gente è gentile. Grazie. Buon Natale allora. Buon Natale e grazie ancora. Preparazione della cena di Natale. La vigilia. Allora parliamo della cena del 24 dicembre. Sì, la vigilia è importante. Cosa cuciniamo? Io pensavo a qualcosa di semplice ma tradizionale. D'accordo. Niente carne, giusto? Esatto. A casa mia mangiamo pesce. Anche a casa mia. Potremmo fare la pasta alle vongole. Ottima idea, è facile e buona. E come secondo? Magari il baccalà al forno con patate. Mi piace. Le patate le compriamo al mercato. Sì, al mercato di Piazza Centrale. È aperto fino alle 13. Perfetto. A che ora andiamo? Alle 10 va bene, così non c'è troppa gente. Ok, serve anche un antipasto. Che ne dici di bruschette con pomodoro? Sì, semplici e veloci. Per il dolce? Compriamo un panettone. Va bene. Quello della pasticceria Dolce Vita è molto buono. Sì, costa 15 euro, ma ne vale la pena. D'accordo. E da bere? Vino bianco e acqua. Ok, il vino lo prendiamo al supermercato sotto casa. Sì, quello in via Roma. Chiude alle 20. A che ora iniziamo a cucinare? Verso le 18. Così mangiamo alle 20. Perfetto. Invitiamo anche Marco. Sì, è solo a Natale. Allora cuciniamo un po' di più. Nessun problema. Mi aiuti in cucina? Certo. Io preparo la pasta, tu il baccalà. Affare fatto. Sono felice di passare la vigilia insieme. Anch'io. Sarà una bella serata. Il mio primo Natale in Italia. Questo è il tuo primo Natale in Italia, vero? Sì, è la prima volta. Sono molto curiosa. Ora vivi a Roma, giusto? Sì, studio qui per lo scambio universitario.
In che zona abiti? In Trastevere, vicino a Viale Trastevere. Come si festeggia il Natale in Polonia? La sera del 24 dicembre facciamo una cena speciale. Anche in Italia la vigilia è importante. In Polonia mangiamo 12 piatti senza carne. 12 piatti, è tanto. Sì, ma sono piatti piccoli. Cosa mangiate di solito? Pesce, zuppa e dolci tradizionali. Qui a Roma mangiamo pesce la vigilia, per esempio baccalà. Ah, è simile allora. Avete dolci tipici. Sì, piernichi e una torta con semi di papavero. Interessante. Qui mangiamo panettone e pandoro. Ho provato il panettone ieri. Mi piace molto. Decorate la casa in Polonia. Sì, facciamo l'albero di Natale. Qui mettiamo anche il presepe. Lo vedo ovunque. È molto bello. Domani andiamo al mercato di Natale a Piazza Navona. Davvero? A che ora? Verso le 17:30. Perfetto. Voglio comprare un piccolo regalo. Beviamo anche una cioccolata calda. Ottima idea. Fa freddo la sera. Ti manca la tua famiglia. Sì, ma qui mi sento bene. Questo mi fa piacere. Grazie per farmi vivere il Natale italiano. Con piacere. Buon Natale. Buon Natale e grazie. Acquisto dell'albero di Natale. Buongiorno, posso aiutarla? Buongiorno. Sì, cerco un albero di Natale. Preferisce un albero vero o artificiale? Non lo so ancora. Qual è la differenza? L'albero vero profuma ed è tradizionale. E quello artificiale? Dura molti anni ed è facile da montare. Capisco. Quanto costa un albero vero? Questo qui, alto 1,5 metri, costa 30 euro. E l'albero artificiale? Questo modello costa 40 euro. È un po' caro, ma dura di più. Esatto. Inoltre non perde aghi. L'albero vero perde molti aghi? Un po', soprattutto dopo Natale. Vivo in un appartamento piccolo. Allora l'artificiale è più comodo. Sì, penso di sì. Prendo questo. Ottima scelta. Vuole anche le luci? Sì, per favore. Quanto costano? Le luci costano 10 euro. Bene. E le palline? Abbiamo rosse, dorate e bianche. Prendo rosse e dorate. Perfetto. Servono anche le decorazioni per la punta. Sì, una stella, per favore. Questa stella costa 5 euro. È tutto. Sì, grazie. Posso pagare con carta? Certo, il totale è 55 euro. Perfetto. Ecco lo scontrino. Il negozio chiude alle 19. Grazie per l'aiuto. Grazie a lei. Buon Natale. Buon Natale anche a lei. Natale in una piccola città italiana. Ciao, hai visto com'è bella la piazza quest'anno? Sì, Piazza Garibaldi è tutta illuminata. Le luci sono davvero carine. Mi piace molto anche l'albero davanti al municipio. È vero, non è grande, ma è elegante. Hanno messo anche il presepe vicino alla chiesa. Sì, davanti a San Marco. È molto tradizionale. Ci vai stasera? Sì,
Dopo le 18. A quell'ora accendono le luci. Perfetto. C'è anche il mercatino di Natale. Sì, lungo via Roma. Che cosa vendono? Dolci tipici, decorazioni e piccoli regali. Ho visto le bancarelle con il vin brûlé. Sì, costa 3 euro ed è molto buono. Fa freddo, quindi è perfetto. Hai già assaggiato le castagne? Sì, ieri sera. Le fanno calde sul momento. Che bello! E per i bambini? C'è Babbo Natale in piazza sabato pomeriggio? A che ora? Dalle 16 alle 18. Mia nipote sarà felice. Sicura, ci sono anche canti di Natale. Davanti al teatro, vero? Sì, alle 20. Canta il coro del paese. Andiamo insieme? Volentieri, prima prendiamo un caffè. Al Bar Italia. Sì, è aperto fino alle 22. Perfetto. Mi piace il Natale qui. Anch'io. È semplice, ma molto caldo. Allora ci vediamo stasera in piazza. D'accordo, a dopo e buon Natale. Cosa regalare a Natale in Italia? Ciao, posso chiederti un consiglio? Certo, dimmi. È il mio primo Natale in Italia. Non so cosa regalare. Capisco. A chi vuoi fare il regalo? A una famiglia italiana che mi invita a cena. Allora un regalo semplice va benissimo. Cosa è normale portare? Di solito dolci di Natale o una bottiglia di vino. Il vino è una buona idea. Sì, molto. Meglio rosso o spumante. E se non bevono alcol? Allora porta panettone o pandoro. Li compro al supermercato? Sì, oppure in una pasticceria. Quanto posso spendere? Anche 10 o 15 euro vanno bene. E per i bambini? Un piccolo giocattolo o dei cioccolatini. In Italia si aprono i regali quando? Spesso la mattina del 25 dicembre. Devo fare un pacchetto regalo? Sì, è carino. Molti negozi lo fanno gratis. Scrivo un biglietto? Sì, anche solo Buon Natale. E se è un regalo per un amico? Puoi regalare una sciarpa o una candela. Domani vado a Piazza Navona a cercare qualcosa. Ottima idea, lì trovi tanti regali. A che ora chiudono i negozi? Di solito alle 20. Grazie, ora mi sento più sicura. Di niente, sono contento di aiutarti. Buon Natale allora. Buon Natale anche a te. Le tradizioni di Natale in famiglia. Ciao mamma, stai preparando la cena di Natale? Sì, come ogni anno. Sto cucinando con calma. È sempre così profumata la cucina a Natale. È vero. A Natale preparo i piatti di una volta. Com'era il Natale quando eri bambina? Era più semplice, ma molto sentito. Cosa facevate il 24 dicembre? La vigilia mangiavamo poco e solo piatti semplici. Anche senza carne? Sì, niente carne. Solo pasta, verdure e pesce. Qual era il piatto più importante? La pasta fatta in casa con il sugo di pomodoro. La facevate insieme? Sì, io aiutavo mia madre nel pomeriggio. E i dolci?
C'erano biscotti fatti in casa e un piccolo panettone. Oggi ci sono tanti dolci diversi. È vero! Prima costavano troppo. E i regali? Pochi regali, ma scelti con cura. Quando li aprivate? La mattina del 25, dopo la colazione. Andavate in chiesa? Sì, alla messa di mezzanotte nel centro del paese. Faceva freddo? Molto! Indossavamo cappotti pesanti. E oggi cosa è cambiato? Oggi è tutto più veloce, ma il Natale è sempre importante. Mi piace ascoltare queste storie. Sono felice. Le tradizioni non devono sparire. Cerchiamo di mantenerle anche quest'anno. Certo, prepariamo la cena insieme. Grazie, mamma. Buon Natale. Buon Natale anche a te, amore. Al ristorante. Il menù di Natale. Buonasera. Posso sedermi qui? Buonasera, certo. Questo tavolo è libero. Grazie. Avete un menù di Natale? Sì, oggi abbiamo un menù speciale. Cosa è tipico a Natale in Italia? A Natale mangiamo piatti tradizionali. Per esempio? Pasta al forno, baccalà e arrosto. Il baccalà e pesce. Sì, è merluzzo salato. È molto salato. No, è ben preparato. Quanto costa il menù di Natale? Costa 25 euro, antipasto incluso. C'è anche un menù normale. Sì, certo. Il menù di Natale è grande. Sì, ma le porzioni sono giuste. Avete dolci tipici. Sì, panettone e pandoro. Posso scegliere solo un piatto. Sì, può ordinare alla carta. Vorrei il baccalà, allora. Perfetto. Come secondo o come piatto unico? Come piatto unico. Va bene. Da bere cosa consiglia? Un vino bianco va bene con il pesce. Quanto costa il vino? Il bicchiere costa 4 euro. Perfetto. E acqua naturale. Subito. Grazie per le spiegazioni. Prego, è un piacere. Allora ordino. Perfetto, arrivo subito. Grazie mille. Buon Natale e buon appetito. La messa di mezzanotte. Buonasera, vicina. Stai tornando a casa? Buonasera. Sì, fa freddo stasera. È vero, domani è Natale. Già. Vai alla messa di mezzanotte? Non lo so ancora. Tu ci vai? Sì, di solito vado alla chiesa di Santa Lucia. È quella in via del Corso. Sì, proprio lì. La messa inizia alle 24. È molto affollata. Un po', ma l'atmosfera è bella. Io non vado da molti anni. Capisco, però a Natale è speciale. Canta anche il coro. Sì, il coro del paese canta canti tradizionali. Mi piace molto sentire i canti di Natale. Anch'io. Dopo la messa offrono anche il tè caldo. Davvero? Dove? Nel salone vicino alla chiesa. Che bello! E dura tanto la messa. Circa un'ora. Dopo torni subito a casa. Sì, mangio qualcosa e vado a dormire. Noi di solito mangiamo panettone e beviamo cioccolata calda.
Ottima idea! La cioccolata è perfetta con questo freddo. Se vuoi, possiamo andare insieme. Volentieri. A che ora usciamo? Alle 23:30 davanti al portone. Perfetto. Porto una sciarpa pesante. Sì, meglio coprirsi bene. Grazie per l'invito. Di nulla. Allora a dopo. A dopo! Buon Natale! Piani per Natale e Capodanno. Ciao, hai già dei piani per le feste? Ciao. Sì, un po'. Tu cosa fai a Natale? A Natale resto con la famiglia. Anch'io. Natale è più tranquillo. Mangiamo tutti insieme a pranzo? Anche noi. A casa dei miei. Cosa mangiate di solito? Lasagne, arrosto e dolci. Noi mangiamo anche panettone. Certo, non manca mai. E a Capodanno cosa fai? Capodanno è diverso, più festa. Esci la sera? Sì, vado a una cena con amici. Dove? In un ristorante vicino a Piazza Bologna. A che ora iniziate? Verso le 20:30. Mangiate fino a mezzanotte? Sì, poi brindiamo con spumante. A Natale niente festa grande. Esatto. Natale è famiglia. Capodanno è amici. Io forse viaggio a Capodanno. Davvero? Dove vai? A Firenze per 3 giorni. Che bello. Torni quando? Il 2 gennaio. Allora ci vediamo dopo le feste. Sì, buon riposo. Buone feste allora. Grazie, buone feste anche a te.